Se uno è un talento naturale, può fare il corridore. Non lo diventa. Bisogna essere dei talenti naturali per essere dei piloti all'apice. Lui amava molto i piloti con uno stile garibaldino, uno stile di attacco. Ovviamente ricordava prima di tutto i nuvolari e tra gli ultimi Villeneuve. A lui piaceva vedere i piloti che usavano le sue macchine spremendole fino in fondo. Gilles Villeneuve aveva 27 anni quando Ferrari lo chiamò per sostituire Niki Lauda, che aveva lasciato improvvisamente il team prima della fine del mondiale del 77. Chi era questo piccolo canadese che aveva vinto un mondiale, ma di motoslitte, e aveva disputato in Formula 1 una sola gara? Lo battezzarono subito l'aviatore. Gilles era un pilota di grandissimo talento, irruente, veloce e coraggioso. Gli mancavano solo esperienza e senso del limite. Villeneuve usciva spesso di pista, ma non si arrendeva mai, diventando protagonista di imprese destinate a entrare nella leggenda. I tifosi impararono presto ad amarlo. Io Villeneuve l'ho conosciuto appena, devo dire l'ho seguito come tutti attraverso la televisione, non ho mai visto un Grand Prix corsa da lui, ma certamente l'emozione che creava e la possibilità di recuperare certe situazioni era simile a Nuvolari. Solo Nuvolari ai suoi tempi poteva continuare una corsa sul cerchione e solo Villeneuve nel Gran Premio d'Olanda a Zandvoort poteva rientrare ai box in queste condizioni. Gilles era uno di quei piloti che chiedevano tutto a se stessi e alla macchina. L'unica alternativa era rompere o vincere. La prima vittoria arriva nell'ottobre del 78, proprio in casa, del Gran Premio del Canada, sul circuito che adesso porta il suo nome. La sesta e ultima nel giugno dell'81 a Arama, il canadese tiene dietro alla sua Ferrari per quasi tutta la gara Laffite, Watson, Reutemann e De Angelis, racchiusi nello spazio di un secondo. Jody Scheckter, io ne parlo molto volentieri perché è, diciamo, umanamente molto vicino. È stato un uomo che ci ha saputo dare fiducia in noi, assieme a Gilles Villeneuve ha saputo creare una squadra che, ricordo, vinse praticamente tutto in un anno. E quello che più mi colpì di lui fu che seppe accettare i momenti difficili con grande senso filosofico e umano, e questo per me è molto importante. È meglio uscire bene dai momenti difficili che sapere solo vincere, perché uscendo bene dai momenti difficili si riesce a ritornare alla vittoria. E lui vinse un titolo mondiale che direi è stato quasi irripetibile per la Ferrari dopo. Quel 1979 fu un anno magico per la Ferrari. Jody Scheckter, sudafricano, arrivato alla Formula 1 ottenendo una borsa di studio per piloti nel suo paese, e Gilles Villeneuve formarono una coppia imbattibile. Mauro Forghieri aveva progettato una vettura, la 312 T5, che rappresentava l'apice dello sviluppo della monoposto, che aveva dominato con Lauda nei precedenti mondiali. Jody e Gilles vissero 3 gare ciascuno, conquistando il primo e il secondo posto nel campionato. E la Ferrari si aggiudicò il titolo costruttori con 38 punti di vantaggio sulla Williams. A Monza, a 4 anni di distanza da Lauda, si ripete il trionfo Ferrari. Scheckter è primo e vince il mondiale davanti al canadese. Per i tifosi è un'altra giornata indimenticabile. Questo famosissimo duello fra Gilles e me a Digione. E come ho detto potevo solo capitare fra Gilles e io perché avevamo lo stesso temperamento, carattere, modo di vedere le gare. Infatti quel giorno lì ci siamo trovati ogni pilota con la sua macchina con delle condizioni un po' particolari di guida e abbiamo fatto questa lotta
molto bello perché diciamo se siamo accorti del nostro lotto come tante persone dopo attraverso perché siamo tutti andati in sala stampa a vedere questo famosissimo duello dove la gente anche in sala stampa saltavano in aria. Diciamo è lì proprio che siamo accorti di quello che abbiamo fatto perché sul momento stavamo giocando il secondo posto. Come avevo detto Forghieri a quel momento lì, penso che questi due matti non è che giocavano il primo posto ma il secondo posto. 1 luglio 1979. Quel Gran Premio di Francia vide la prima affermazione di un motore turbo con la Renault di Jabouille. Ma nessuno adesso ricorda chi vinse la gara. Milioni di persone, tra paura e ammirazione, rimasero bloccate davanti ai televisori. È l'ultimo giro. Villeneuve è davanti ad Arnoux. Il francese tenta di passarlo all'interno. Villeneuve, con una frenata al limite, resiste e percorre 2 intere curve affiancato all'avversario. Nessuno vuole cedere, anche a costo di uscire di pista. Le 2 vetture si sfiorano, si toccano, sorpassi e controsorpassi con traiettorie da brivido. La Renault sembra avere la meglio, ma Gilles non molla e passa nell'ultima curva. Un altro duello che nessuno ha dimenticato, ma stavolta tra compagni di squadra, Villeneuve e Didier Pironi. A Imola, nel Gran Premio di San Marino dell'82, disertato dai team inglesi che protestavano per la squalifica della Williams, avrebbe dovuto vincere Gilles. Secondo una versione mai confermata ufficialmente, gli accordi di squadra prevedevano che chi fosse stato in testa a metà gara avrebbe conservato la posizione fino al traguardo. Le Ferrari, che in quella corsa non avevano rivali, diedero spettacolo e i 2 piloti sembravano divertirsi a duellare tra loro. Ma Pironi, non rispettando i patti, superò nell'ultimo giro Villeneuve, che non si aspettava la manovra del compagno di squadra. Il volto di Gilles dopo la corsa lascia trasparire tutta l'amarezza e la delusione di chi si sente tradito. Non è un giorno di festa per la Ferrari, ma per la folla in delirio questo non conta. Quella di Imola sarà l'ultima gara di Villeneuve. 2 settimane dopo è in programma il Gran Premio del Belgio a Zolder. Villeneuve è teso, la rabbia di Imola non è ancora passata. Nelle prove di qualificazione dell'8 maggio, quando Pironi segna un tempo migliore del suo, Villeneuve decide di tornare in pista. Questo è l'unico filmato esistente della morte di Gilles. Dopo la curva, la Ferrari tocca la marcia di Jochen Mass, si impenna e rimbalza 2-3 volte sul prato. Il corpo di Villeneuve viene scagliato fuori dall'abitacolo. Enzo Ferrari, come tanti tifosi, lo ricorderà con una frase: «Io gli volevo bene». Con la scomparsa di Villeneuve per la Ferrari si apre un periodo tormentato tra alti e bassi, con successi e sconfitte, e una girandola di piloti. Arriva Tambay, un corridore redditizio e vincente, come lo definì Ferrari, un Reutemann parigino, collaudatore, preciso e instancabile, che con il cavallino trionferà in 2 Gran Premi. Ma la sfortuna continua. Nella pioggia di Hockenheim, Pironi tampona la Renault di Prost, fratturandosi entrambe le gambe. Ferrari chiama Andretti per le ultime gare della stagione. Per l'83 ecco una coppia tutta francese. A Tambay si affianca Arnoux, che Ferrari aveva apprezzato nel duello con Villeneuve. E poi ho fatto questi 3 anni belli, difficili e belli, però diciamo che questa passione che c'è dietro la Ferrari, c'è l'unica squadra che può dare a un pilota tanti tifosi, sia in Italia che nel mondo, l'unica squadra è di guidare per la rossa.
L'anno successivo a Maranello torna un italiano, Michele Alboreto, milanese. Raccoglie dopo 11 anni l'eredità di Merzario. Tre stagioni brillanti con la Tyrrell gli valgono un posto nella scuderia più ambita. Vincerà 3 Gran Premi e nell'85 sfiorerà il titolo mondiale conquistato invece dalla McLaren di Prost. Alboreto, in coppia con Johansson, resterà alla Ferrari nell'85 e nell'86. Eccolo sul podio del Canada con lo svedese, primo e secondo davanti a Prost. Il 14 agosto del 1988, all'età di 90 anni, Enzo Ferrari si spegne nella sua casa di Modena. Per sua volontà, la notizia viene data a funerali avvenuti il giorno di Ferragosto. L'italiano più conosciuto al mondo se ne va in silenzio. Io mi sento solo dopo tanti avvenimenti e quasi colpevole di essere sopravvissuto, aveva scritto in un suo libro. Tre settimane dopo la Ferrari celebra nel modo più bello il suo fondatore, Berger e Alboreto, primo e secondo nel Gran Premio d'Italia a Monza. Alla Ferrari non c'è più Forghieri, regna il progettista inglese John Barnard, tecnico geniale e discusso. La stagione dell'89 parte con un nuovo pilota, Nigel Mansell, e una nuova vettura che presenta una rivoluzionaria novità, il cambio semiautomatico al volante. Tutte le altre squadre lo adotteranno negli anni successivi. Un debutto vincente in Brasile. Ma il mondiale finirà a Prost, che aveva un solo avversario, il suo compagno di squadra Senna. Prost se ne liberò in questo modo. Quando sono andato alla Ferrari ero campione del mondo, era una situazione un po' diversa. Sapevo che normalmente la prima stagione non sarebbe una stagione per vincere il campionato. Ma infatti la macchina era competitiva subito, mi piaceva molto di guidare questa macchina e anche c'era un ambiente nella squadra che era incredibile, dai meccanici agli ingegneri c'era una comunione molto grande, solamente Nigel non era nella stessa divisione. E infatti è per quello che non abbiamo vinto il campionato. Nel 90 il francese campione del mondo affianca Mansell alla guida della Ferrari. È un anno straordinario con 6 vittorie della casa di Maranello che registra alle Castellet il suo 100° successo in Formula 1. Vincere una gara con una Ferrari è una cosa, è come vincere 10 gare in un'altra squadra. E vincere un campionato, per esempio 90, sarebbe per me optimum per la mia carriera e la mia vita. Questa incredibile manovra di Mansell alla partenza del Gran Premio del Portogallo costò a Prost un possibile successo. Vinse Mansell davanti a Senna e al compagno di squadra. Prost recupera punti in Spagna aggiudicandosi la gara. In Giappone Senna, già in vantaggio su Prost, può permettersi il lusso di speronarlo al via e di conquistare il mondiale restituendo al francese lo sgarbo di un anno prima. Quando la Ferrari mi ha chiamato sono rimasto un po' sotto shock perché non mi sembrava vero. Per un pilota andare alla Ferrari è certamente il massimo. Ho trovato un ambiente diverso dall'ambiente della Formula 1.
la Ferrari non lo può paragonare a nessun'altra squadra. C'è vita, c'è emozione, c'è amore, odio, c'è tutto. E veramente per me rimanerà a vita iscritto dentro il mio cuore, perché il rapporto col pubblico non c'è niente altro che te lo può dare così forte. Jean Alesi, oriundo siciliano, arriva alla Ferrari nel 91, un altro anno difficile che segna il tempestoso divorzio tra Maranello e Prost. Corre 4 anni con la Ferrari, conquista il cuore dei tifosi e una sola vittoria, in Canada nel 95. È Schumacher il pilota che lo riporta ai box, dopo che la sua Ferrari vittoriosa si è fermata lungo la pista. Canada è stato i 10 giri più forte come emozione che non è mai capitato più. Alla fine del 1991 comincia una stagione nuova per la Ferrari. Torna a Montezemolo, questa volta come presidente e amministratore delegato, che richiama John Barnard. Gli inizi sono difficili, l'affidabilità è precaria, molti sogni vanno in fumo. Montezemolo rinforza il team con un abile manager francese, Jean Todt, richiamando come consulente l'amico Niki Lauda. Ma la strada per riemergere è ancora lunga. Quando non ci sono problemi tecnici è la sfortuna a bloccare le Ferrari, come a Montecarlo nel 95. Spesso è più difficile di ripartire da una base già esistente piuttosto che di partire da capo. La Ferrari la squadra la più famosa nel mondo, aveva bisogno di una ristrutturazione totale. Grazie al lavoro di tutti abbiamo una squadra che ci consente di poter realmente sperare di fare bene. Lavorare per la Ferrari è probabilmente la più bella sfida nell'automobilismo, perché già è una macchina di sogno. Io ci sognavo prima, ci sogno ancora oggi e ci sognerò domani. Schumacher è, credo, senza nessun dubbio il miglior pilota che c'è oggi. Credo che se Schumacher fosse su una vettura concorrente alla Ferrari ci preoccuperebbe moltissimo. È bello di avere una complicità con Schumacher, perché è un ragazzo realmente fuori della norma, onesto, rigoroso, un gran lavoratore che non si prende per un mago e che è realmente un personaggio eccezionale. Schumacher è un ragazzo molto intelligente, ho apprezzato molto di lui quanto è stato vicino alla squadra nei momenti difficili, è un grande pilota e so e mi fa piacere sapere che si trova bene alla Ferrari come la Ferrari si trova bene con lui e poi credo che sia un pilota che ha molte delle caratteristiche che aveva Lauda anche fuori dalla gara. Sicuramente è più forte di Lauda in gara perché ha una preparazione fisica, una concentrazione, una capacità di reggere un ritmo elevatissimo dal primo all'ultimo giro di corsa. Il 16 febbraio 1996 la Ferrari presenta a Fiorano i suoi nuovi piloti, Michael Schumacher e Eddie Irvine. C'è anche una nuova macchina, la F310. Giovanni Agnelli, che assiste alla festa, commenta: Schumacher non ci è costato un tozzo di pane, ma ne vale la pena.
Il tedesco è giovane, 27 anni, ma con 2 titoli mondiali alle spalle non è certo un novellino. Dopo la morte di Senna è il miglior pilota della Formula 1, l'uomo che può fare la differenza. Non è solo il più veloce, ha anche quelle caratteristiche che da tempo mancavano nei piloti Ferrari. Sa dare ai tecnici le indicazioni necessarie per sviluppare la macchina. Possiede una grande intelligenza tattica che gli permette di gestire nel migliore dei modi la strategia di gara. My first reaction to Ricordo ancora la mia reazione quando per la prima volta arrivai a Maranello da Milano. the test I did in Imola in the night. Volevo avere una prima impressione, sistemare i sedili, perché volevamo fare subito i test e provare la macchina dopo il Gran Premio d'Australia. Old Ferrari to get an impression of the car. And it was a È stato un momento amazing straordinario. moment coming in the night Arrivai di notte to see the e Ferrari fu davvero moving, emozionante to vedere la fabbrica della Ferrari entrare in the sintonia con il atmosphere, posto. to feel, in particular, there was a kind of fog. It was C'era a la nebbia, mysterious l'atmosfera era moment for me, misteriosa. like, Mi sembrava di I've essere seen in un film. movies and I Mi got venne la a pelle kind of d'oca. goosebump on my skin. And when I then actually entered Quando entrai nella fabbrica ebbi una sorta di shock, perché l'edificio era vecchio, mentre io mi aspettavo una fabbrica moderna, molto tecnologica. Mi aspettavo che fosse tutto più bello, più nuovo. Invece era tutto l'opposto. Tutto era molto tradizionale. Ma ovviamente quello che conta non è l'aspetto delle strutture, conta quello che ci fai con quelle strutture. In 4 anni con la Benetton, Schumacher vince 19 gare e 2 titoli mondiali, nel 94 e nel 95. Fa capire subito di che pasta è fatto. Eccolo in un sorpasso ai danni di Damon Hill. Vince 2 volte in Germania. I tifosi impazziscono per lui. È il primo campione tedesco nella storia della Formula 1. Aveva cominciato con il go-kart, una vittoria nell'Europeo, e con la Formula 3. Con la Mercedes ha partecipato al Mondiale Sport. Anche per Schumacher gli inizi sono movimentati. Questo incidente ai danni di Senna a Magny-Cours, nel luglio del 92, gli costa una ramanzina ai box da parte del brasiliano. 2 mesi dopo a Spa, in Belgio, nella sua pista preferita, c'è la prima vittoria in Formula 1. All'inizio non tutto è stato bello, abbiamo avuto momenti molto difficili, soprattutto quelli dopo il Gran Premio d'Ungheria l'anno scorso. Un momento difficile per tutto il team. Qualcuno, soprattutto i giornalisti, cercava di trovare a tutti i costi la persona responsabile e farla saltare. Parlavano però della persona sbagliata, perché indicavano Jean Todt. È stato straordinario vedere come tutti nella squadra, compreso il signor Montezemolo, siamo rimasti uniti, lo abbiamo difeso e alla fine abbiamo dimostrato che era giusto fare così. Ora siamo più forti di quanto non siamo stati mai. Momenti difficili Schumacher e la Ferrari ne hanno dovuti passare parecchi. Nel 96 la nuova F310 aveva problemi di affidabilità, semiassi che saltavano, ritiri dovuti alle cause più diverse. E anche incidenti come questo, nel primo giro del Gran Premio di Montecarlo, una pole position sprecata. La ricerca della potenza mandava in fumo i motori, il rientro ai box era spesso tutt'altro che trionfale. D'altra parte ci sono stati anche momenti molto belli, soprattutto quelli legati al Gran Premio d'Italia,
l'esperienza più straordinaria che mi sia mai capitata. Vincere per la Ferrari e per tutti i tifosi a Monza è stato fantastico. Salire su quel podio, vedere tutta quella gente emozionata, gente che festeggiava insieme a me, che era felice in quel modo, è stato fantastico per me e per il team che ha aspettato un momento così per tanto tempo. E io sono stato fiero di aver offerto a tutti quel successo. Monza, 8 settembre 1996. Schumacher ha già vinto in Spagna e in Belgio, ma questo successo ha un sapore particolare. Da 8 anni i tifosi aspettavano che un pilota di Maranello vincesse nell'autodromo simbolo dell'automobilismo italiano. La prima affermazione con la Ferrari era arrivata a Barcellona in un giorno di pioggia. Confermando la sua fama di re della guida sul bagnato, Schumacher aveva quasi umiliato gli avversari, lasciando Alesi a 45 secondi e il terzo, Jacques Villeneuve, il figlio di Gilles, a 48. Una gara perfetta dall'inizio alla fine, con doccia finale sul podio per Todd, come se non fosse bastata tutta l'acqua caduta durante la corsa. Il bis arriva subito dopo in Belgio, davanti a Villeneuve al termine di una gara combattuta, dominata all'inizio dalla Williams e poi dalle McLaren. Schumacher concluderà la stagione al terzo posto, dopo Villeneuve e Damon Hill, campione del mondo come suo padre. Il 1997 comincia bene. La F310B, evoluzione della precedente monoposto, si dimostra all'inizio della stagione affidabile. Il lavoro di squadra consente a Schumacher, come nella vittoria di Montecarlo, di fare le scelte giuste. Nemmeno questa escursione fuori pista poteva fermare quel giorno la Ferrari. In Canada Schumacher, in pole position, scatta benissimo e Villeneuve, nel tentativo di recuperare, finisce contro un muretto della pista. A Magny-Cours la terza vittoria, ancora pole position, ancora una corsa senza rivali. Villeneuve lascia la corsa così, nel tentativo di superare Irvine, che finirà terzo sul podio. La Ferrari affrontava gli anni 90 uscendo da un decennio di grandissimo successo, ma il mondo stava cambiando rapidamente come mercati, pensate alla grande crescita per esempio dell'Estremo Oriente, come clienti, cambio di generazione, come concorrenti. Una volta avere una macchina da 300 all'ora era riservato a pochissime aziende. Per noi questo significava adeguare la produzione, organizzare l'azienda in modo più diverso e pensare a dei nuovi mercati, pensare a delle macchine che fossero delle grandi Ferrari ma che fossero utilizzabili tutti i giorni, non vetture da collezionisti da mettere in un garage. La 550 Maranello racchiude tanti elementi di 50 anni di lavoro in questa azienda in termini di stile, insieme a Pininfarina, di tecnologia, di piacevolezza di guida e logicamente di prestazioni. In altre parole, abbiamo affrontato con un grande
contatto con il passato, con una grande convinzione di rimanere uniti alla nostra storia, alla nostra cultura, alla nostra tradizione, però abbiamo affrontato la Ferrari del futuro. Un'azienda moderna, un'azienda dinamica, basata sulla tecnologia, sulle motivazioni delle persone, su un grande impegno e sulla volontà di guardare sempre, sempre avanti. Montezemolo aveva lavorato e conosciuto bene Ferrari negli anni 70, direi tra il 72, il 76 e il 77. Anni di lauda, anni in cui la Ferrari aveva vinto i campionati del mondo. Quindi conosceva lo spirito della casa. Poi devo dire, lei mi dice Fortunato, ma so che c'è stato molto lavoro, molta fatica e molto sudore per mettere la Ferrari a posto. La Ferrari oggi è forte da un punto di vista commerciale perché vende 3.500 macchine distribuite in tutto il mondo e da un punto di vista sportivo siamo in ottime posizioni anche per il campionato mondiale. Sono sicuro che Ferrari sarebbe fiero se la vedesse oggi.